Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci e che regali porterà il Natale 2025. Mm, Ragazzi, abbiamo la carta della morte. Può essere un periodo di rinnovamento, un periodo di rinascita, un periodo dove si lasciano indietro vecchi schemi di comportamento, vecchi modi di pensare, vecchie situazioni anche. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare queste tre letture ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono i link per il corso live di tarocchi intuitivi di gennaio e il video corso di tarocchi intuitivi che in realtà è studiato per chi si vuole approcciare alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il periodo di Natale. Vediamo che cosa vi porta al Natale. Allora, abbiamo un 3 di coppe, un 5 di bastoni, un 9 di coppe, abbiamo la carta della giustizia, un 5 di pentacoli, la regina di pentacoli e la carta del giudizio. Allora, secondo me c'è qualche questione, può essere burocratica, considerata la giustizia, o c'è qualche tema dove voi, secondo me, volete giustizia. O state aspettando un certo tipo di regolarizzazione. Tenete presente che la giustizia è anche collegata ai contratti. Allora, partiamo da questo 3 di coppe perché pare ci sia o qualche cosa da festeggiare o qualche cosa da condividere. 8 di pentacoli, quindi potrebbe essere un successo lavorativo, qualcuno potrebbe aver deciso o decidere di aprire la partita IVA, c'è come un nuovo cammino in solitaria, perché abbiamo anche l'eremita. Non vi nego che potrebbe anche essere un qualche cosa non necessariamente legato al lavoro pagato, potrebbe anche essere un lavoro su se stessi, considerato anche l'eremita, che è una carta di introspezione. Può essere un lavoro all'interno, lavoro in senso energetico, non fisico, però all'interno magari di un gruppo di persone, potrebbero essere come degli scambi culturali con degli amici che vi aprono la mente, che vi fanno riflettere. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Morte. Ho come l'impressione che qui qualcuno potrebbe essere coinvolto in una situazione lavorativa dove probabilmente o potreste decidere di lasciare il lavoro, di mettervi in proprio, di diventare autonomi. Per qualcuno si tratta di monetizzare magari un progetto, un hobby. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 2 di bastoni e 6 di pentacoli, che è uno degli arcani minori della giustizia, ragazzi. Io credo che questo tipo di progetto, questo tipo di novità potrebbe essere un lavoro, per qualcuno, ve lo dico perché c'è proprio l'8 di pentacoli. Magari è un cambio di abitudini, magari è un nuovo modo di viversi la quotidianità, magari è un periodo in solitaria, potreste prendervi una settimana, 15 giorni per stare con voi stessi e con la vostra famiglia, lontano da tutto il resto. Ed è come se a un certo punto arrivasse
questo equilibrio, come se vi sentiste in armonia. Tenete presente che il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo, è una carta di qualcuno che ha raggiunto dei risultati, che si sta godendo questi risultati. E se pensate che qui abbiamo sia il 6 di pentacoli che la carta della giustizia, vi dico, è facile che per qualcuno si tratti di contratti di lavoro. Andiamo a vedere la giustizia. Allora abbiamo un 9 di spade e un 3 di bastoni, possono essere progetti, datemi una carta per il 9, 5 di pentacoli, potrebbero esserci come delle paure, dei timori sul fare magari un investimento azzardato o sul investire troppo o comunque diciamo avere un po' di paturnie nel caso steste iniziando qualcosa di nuovo, come diciamo è anche lecito, cioè nel senso è normale avere dei pensieri quando si inizia un progetto nuovo, un lavoro nuovo, una collaborazione nuova, pensare ce la farò, avrò successo, perderò soldi, li guadagnerò, sarà un contratto vantaggioso. Se fosse una questione legata ad una casa, potrebbero esserci dei contratti, però fatemi andare avanti a vedere e poi vi dico, andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Temperanza e 8 di coppe. Diciamo che a qualcuno potrebbero servire i soldi per questo nuovo progetto o nel caso fosse una vendita della casa, è come se ci fossero delle aspettative per quello che riguarda i soldi che potrebbero arrivare. Non sento che arriveranno esattamente i soldi che voi vi aspettate, ragazzi, questo ve lo dico, ne arriveranno meno, però secondo me qualche cosa si smuove. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Luna e asso di denari. Andiamo a vedere anche il giudizio. 7 di bastoni, carro e papa. Sì, in qualche modo sento, diciamo, un consiglio, se vogliamo, che vi vogliono dare le carte, è quello di non star tanto a, come dire, a guardare il pelo nell'uovo, perché comunque, qualsiasi sia la quantità che vi arriva, qualsiasi sia, diciamo, anche il tipo di lavoro potrebbe essere che vi arriva, è comunque un nuovo inizio per muoversi da dove siete, da dove eravate, dal tipo di realtà che con la morte state cercando di lasciare indietro. È come se fosse un nuovo inizio, secondo me, ragazzi, anche perché effettivamente qui abbiamo un asso di pentacoli, c'è un carro, quindi potrebbe esserci un movimento. Come vi dico, se questo per esempio fosse un viaggio, quello che state organizzando, considerato che anche l'eremita è la carta del ricercatore, l'otto di coppe è uno degli arcani minori dell'eremita, quindi c'è come uno spostamento, la voglia, probabilmente il bisogno di guarire. Quindi è facile che con questo carro sia un viaggio, un ritiro spirituale, un qualche tipo di avventura che potrebbe con la carta del giudizio aprirvi effettivamente gli occhi. In realtà quando arrivo al giudizio dico sempre che non si accende una lampadina ma si accende un lampadario, c'è anche un papa. Qui potrebbe anche esserci qualcuno in particolare che vi aiuta a prendere consapevolezza di tutta la situazione, di tutto questo movimento, di tutto questo taglio. Perché qui comunque all'inizio la carta della morte è girata al contrario, quindi è come se ci fosse un qualche cosa che sì, più o meno si è cosciente di dover lasciare indietro, ma c'è un dubbio. Non so se effettivamente voglio lasciarmi indietro questo lavoro, questo giro di amicizie, questo tipo di comportamento, questa attitudine. Però è anche vero che avete bisogno un po' di godervi la vita, di stare sereni, di... mi viene da dire di non dipendere neanche tanto sempre dal denaro. Tenete presente che le letture del 2026 sono già online, sono nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e ce n'è una specifica per il lavoro e l'economia, quindi vi consiglio di incastrare anche quella. Però secondo me ragazzi qua qualcuno potrebbe spostarsi, quindi cambiare, mettiamola così, idea per quello che riguarda dei sogni, quindi potrebbero essere obiettivi futuri, potrebbero essere progetti che magari si ha in testa e che non si sa ancora se valga la pena o no portare a terra, c'è come un qualche cosa qui da cui separarsi.
per poter dare il passo a questo asso di pentacoli e a questa presa di coscienza e di consapevolezza del giudizio. Se magari fosse una questione romantica, anche se vi dico che la vedo molto poco, però per qualcuno potrebbe anche risuonare come una situazione romantica, potrebbe essere una conoscenza, una frequentazione che si è creata in ambito lavorativo o in ambito anche ludico, potrebbe essere, non lo so, il bullying, avete conosciuto una persona andando al bullying, un esempio come un altro, ci sarebbe questa voglia di, secondo me, di iniziare qualche cosa, però è anche vero che con la carta della morte si deve tagliare con qualche... Allora, può anche essere un punto di vista, cioè il modo di percepire le cose. Siccome abbiamo un 5 di bastoni, che è la carta dei conflitti, la carta delle divergenze più che conflitti, dei punti di vista diversi, è come se avessi bisogno di fare un momento, il punto di quello che volete voi e cercare di capire se, tra virgolette, si incastra con le persone che avete di fianco o con la persona che avete di fianco. Qui c'è qualche cosa da guarire, ragazzi, con questa temperanza. Può essere, siccome abbiamo la luna, siccome si parlava di qualche cosa che non si vede, la luna è una carta di proiezioni, è una carta che vi fa vedere metà della realtà, quindi qui probabilmente c'è come da risanare. Tenete presente che con il 5 di pentacoli ci sono carenze, possono essere carenze economiche, carenze fisiche, carenze alimentari, carenze mentali, cioè penso di valere meno, penso di non meritare questo, sono carenze, quindi c'è come la necessità di vedere le cose da un'altra prospettiva, o meglio, iniziare a vedere tutta la medaglia con la carta della luna, in modo da spostarvi. Ma è quello che succederà, secondo me avrete una presa di consapevolezza e da lì cambierà un po' il vostro modo di agire nel mondo. Andiamo a vedere una fatina. Protezione. Allora, questa carta vi dice che siete protetti dal cerchio d'amore e di luce. Praticate la protezione psichica prima di imbarcarvi in lavori spirituali. Abbiamo la carta dell'eremita e il maestro, diciamo il ricercatore della verità, e qui abbiamo il Papa che è un po' il maestro spirituale. È molto importante, ragazzi, praticare la protezione psichica. La protezione psichica si può fare, tra l'altro io lo spiego nei video degli abbonati, si può fare anche con dei simboli, con degli amuleti, quindi uno di questi potrebbe essere semplicemente il fiore della vita, lo trovate su internet. Andiamo a vedere un koan zen. La protezione psichica, ragazzi, riguarda il proteggere il nostro modo di pensare e il rimanere focalizzati sul nostro centro, sul nostro focus, nonostante ci possano dire cose o possano cercarci di convincerci su cose che non sono tanto in allineamento con noi. E quando uno dice sì o anche il tacito consenso, c'è un altro video in cui ne ho parlato, non mi ricordo, è un video della settimana scorsa. Diciamo così, voi rimanete nel potere, nel vostro centro, fino a quando avete una capacità lucida di valutare quello che vi dicono e di scegliere se è sì o no. Quando qualcuno comincia a forzarvi e inizia a dirvi è vero che pensi così, ma io lo vedo che tu pensi così, sì, ma guarda che lo so, ti conosco meglio di quello che ti conosci tu. Ecco, lì già stanno cercando di convincervi di qualcosa, quindi date un alto là, cominciate a dire io so quello che penso, sono consapevole, tu non sei dentro i miei pensieri e praticate come questo distacco. Questo è quello che tu vorresti che io pensassi, non è quello che penso io. Ed è un modo di proteggersi a livello psichico. Andiamo a vedere un koan.
I semi del passato sono i frutti del futuro. Quindi ragazzi, fate molta attenzione ai vostri pensieri, a quello che state pensando oggi, perché saranno i semi del domani, e se osservate la vostra realtà di oggi vi rendete conto dei pensieri, delle azioni di ieri. Quindi tenete presente che noi con la sola vibrazione del pensiero iniziamo a mandare come un input nell'universo, e più pensiamo a quella cosa e più questa cosa prende energia e mano a mano diventa densa fino a manifestarsi nella realtà. Cose che spiego nella playlist degli abbonati. Si tratta di legge di manifestazione fondamentalmente, però è così che noi creiamo la nostra realtà. Quindi la realtà che state vivendo oggi è il frutto dei pensieri e delle azioni del passato. Che ci piaccia o no, perché molte volte il lavoro delle credenze limitanti si fa proprio per quello, perché molte volte non siamo consapevoli di quello che materializziamo. Se io penso di non meritare denaro, posso passare una vita a lavorare 12 ore al giorno, sarò sempre senza denaro. Questa è una credenza limitante che blocca, perché comunque loro lavorano sotto. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Passa il giorno con Dio. Dio può essere Dio se siete cattolici, può essere Allah, può essere l'universo. Sostituite questa parola con chi più vi piace. E la lezione di oggi è: oggi è un giorno da passare con Dio, un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro nella tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. L'obiettivo: visualizzati in compagnia del cielo in ogni minuto del giorno. Che bella. Poi abbiamo agisci invece di aspettare. Lezione di oggi: pensa in qualche cosa che stai aspettando da tempo. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita, ad un lavoro o allo stipendio perfetto, a che tutte le preghiere ricevano risposta senza aver fatto niente per aiutarle? Come influisce questa attesa nel tuo livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare invece di agire è stressante e improduttivo. Una mia cara amica di Tenerife mi diceva: tanto il no ce l'hai già, quindi per rimanere così ed avere un no, tanto vale provare con certe cose. Amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, date hype. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, ce n'è una serie, però ci sono anche temi di metafisica, parlo delle leggi di attrazione, parlo dell'astrale, della Kundalini, dei mondi sottili, ci sono delle tecniche per proteggere il campo energetico, insomma è un riassunto di tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che io ho messo a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, almeno vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando guardando i titoli. Detto questo, non mi resta che augurarvi un felice Natale, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!